Ebbene sì, siamo arrivati alla versione 4.1 di LumaFusion, purtroppo per iOS, Android è ancora un po' indietro. Quali sono le novità che riguardano ovviamente questa versione di iOS 4.1 di LumaFusion? Lo scopriremo solo avverrà quei miracoli che tutti vi iscriverete al canale YouTube e azionerete questa campanella che ci dà tanto fastidio, ma è utile per noi creator, per darvi, come dire, un messaggio che ci siamo. Quindi andiamo subito a vedere le novità, ovviamente ve le narrerò e poi le andremo a vedere dal vivo. Bene, le novità sostanziali sono due. La prima, aggiunte due categorie nelle transizioni molto belle, una che genera delle prospettive, le transizioni in prospettiva, e un'altra categoria che stretch, praticamente tira le nostre immagini, molto carine da vedere, come avete visto nell'intro e nel trailer della Premiere. Ma la nostra novità è l'importazione e esportazione delle GIF. Miracoli miracoli, perché non si era mai visto su un'applicazione di montaggio video, ma a parte gli scherzi, avevo visto un commento su Instagram dove c'era un creator americano che diceva sì, bella questa funzione, ma forse sarebbe più utile una curva per il speed ramping, per poter, come dire, pilotare al meglio la velocità e il rallentamento delle clip. Vabbè ragazzi, speriamo in un domani, in un futuro molto lontano, ma speriamo che sia vicino. Bene, bando a tutte le ciance e discorsi, andiamo a vedere cosa sono queste novità. Allora, la prima novità è l'aggiunta di due categorie nuove di transizioni. Le troviamo proprio in fondo. Una riguarda le prospettive e un'altra riguarda lo stretching delle transizioni. Allora, le prospettive sono queste, quindi vedete sono queste qui, e invece diciamo la parte di stretching è questa, stretching inteso anche di come transizioni che passano da una parte all'altra molto veloci, proprio con una sensazione di movimento, quindi adesso le vedremo. Innanzitutto io ho messo sulla mia timeline, vedete, dei video già pronti, quindi andiamo a sistemare la prima transizione qui, poi la seconda transizione la mettiamo nel titolo. Ovviamente si possono anche, cioè non nel titolo, nella seconda clip, poi nel titolo che ho fatto, tanto per così, per farvi vedere come si chiamano queste transizioni, poi possiamo ovviamente metterla anche in chiusura. Sapete che ovviamente queste transizioni hanno ovviamente la doppia funzione in e out. Andiamo a vedere un attimino come sono belle, guardate che belle che sono un po' vecchio tipo anni 80-90, però diciamo che possono, come dire, dare una bella sensazione, ok? Anche nei titoli, vedete che possiamo utilizzarla anche nei titoli, ovviamente nelle immagini, da tutte le parti. La seconda invece tipo di transizione è questa. Poi vabbè, possiamo vedere il preview, ovviamente come vedete, eccolo qui, vedete lo stretching è questo qua, vedete questo qua. Ok, quindi passano velocemente anche, diciamo, dando una sensazione di blur, quindi un movimento sfocato. La mettiamo qua, sentite i gabbianelli in sottofondo, qua, mettiamo poi in chiusura questa, ovviamente come prima, mettiamone un'altra in chiusura diversa, e poi in chiusura di questa ne mettiamo ancora un'altra diversa. Ecco, queste qua, guardate queste qui, vedete che passano veloci, guardate che belle che sono. Vabbè ragazzi, possiamo ovviamente con tutte queste transizioni, come dire, usando un po' la fantasia, ok, usando un po' la creatività, utilizzarle in qualche maniera. Guardate che belle che sono queste. Poi si possono fare ovviamente esperimenti, ok, sempre in fase, come dire, bisogna sempre sperimentare e provare sul campo quello che ci serve, ovviamente, però sperimentare, provare. Un'altra novità è l'esportazione e l'importazione delle GIF. Innanzitutto andiamo a esportarle, troviamo ovviamente nella sezione esportazione, ecco qua abbiamo una nuova voce GIF.
Cosa possiamo fare? Ovviamente possiamo fare le stesse cose che si fanno quando esportiamo una GIF da un'altra applicazione. Innanzitutto possiamo decidere dove andarla a esportare, in che sorgente. Io andrò su foto e possiamo decidere qualche parametro. Innanzitutto possiamo decidere la risoluzione. Ok, ricordatevi che più grande è la risoluzione, più le GIF ovviamente sono molto pesanti, e quindi per un sito web, diciamo una presentazione online, certe volte non sono proprio l'ideale, però diciamo che vanno ancora alla grande. E qua invece abbiamo i frame per secondo. Ovviamente più sono alti i frame, anche qui più la GIF ovviamente consuma. Se io vado adesso ad alzare ovviamente i frame, diciamo, facciamo dei frame come dire quasi standard, vedete che qua sotto, ok, aumenta ovviamente la grandezza della GIF. Come vado a rimpicciolire, a mettere, a diminuire i frame per secondo, ovviamente anche qua il valore ovviamente diminuisce. Ecco, come dicevo, sono un po' pesantucce, però diciamo che vale la pena di avere questa funzione. Poi c'è la funzione loop, ok? Se io vado a spegnere il loop, ovviamente posso andare a decidere quante volte voglio che questa GIF si ripeta quando vado in play. Posso decidere ovviamente quanti loop fargli fare, oppure dire vai in loop per sempre. Ecco, qua sotto, come vedete, c'è una sezione che forse, non so, io immagino, potrà avvenire un giorno, magari selezionarla anche in PNG. Sapete che anche le PNG delle volte si possono fare animazioni con le PNG, quindi non so, qui c'è diciamo questa sorta di indicazione del file, non so, magari un domani potrebbe essere così. Bene, andiamo in esportazione e andiamo a vedere che effetto fa. Ok, l'esportazione è avvenuta, adesso andiamo a vedere sul rollino fotografico cosa abbiamo combinato. Eccola qua, vedete i frame per secondo sono pochi, quindi abbiamo lo scatto, ok? Però diciamo che questa GIF andiamo a vedere quanto pesa, perché poi l'importante è sapere il peso della GIF per poterla poi andare a mettere su un sito internet. Vedete, pesa 128 megabyte. Io non so se è un peso accettabile, magari non tutti hanno una connessione diciamo come dire limitata sugli smartphone, quindi magari le cose grosse 128 megabyte non è grande, però diciamo che è abbastanza grande per una connessione magari mobile. Ecco, vedete qua ovviamente lo ripete all'infinito. Ok, invece l'altra parte è quella di poter andare a importare delle GIF, e io poi vi metterò in descrizione questo sito dove pare che siano gratuite. Andiamo a prendere una GIF tipo una GIF con sconto, sale, sale, non fa male, è una cosa da imparare. Allora andiamo a prendere, sì, tanto chi se ne frega, ho sbagliato a scrivere, sì, ragazzi, non mi dite niente, perché Gennaro sbaglio sempre a scrivere, è un alfabeto. Vabbè, scegliamo una GIF che però sia su trasparente. Io penso che queste siano trasparenti, quindi andiamo a ingrandirla penso su, ok, su qua, e non facciamo altro che andare a fare tasto lungo, tasto destro, quello che volete, per andare a ovviamente copiarla nel rollino fotografico nostro. Ok, salviamo in foto e non facciamo altro che andare in LumaFusion e fare questo lavoro qui. Ecco, queste GIF vengono importate in memoria, non si capisce perché, vengono importate in memoria e viene creata una cartella apposita dentro incorporati. Non mi chiedete il perché quindi se è sul nero siamo a posto. Allora andiamo subito a sovrapporre e vediamo se è sul nero. Ragazzi, è sul nero, proprio nero.
Sì, non è trasparente. Vedete, la cosa è questa, bisogna andare a prendere delle GIF trasparenti e non sempre sono trasparenti. Allora, andiamo a sceglierne un'altra. Ecco, vedete, come dicevo prima, viene creata una cartella all'interno di incorporati, quindi è così. Allora, questa dovrebbe essere trasparente, infatti vedete il background è nero, quindi andiamo a fare così, andiamo a levare questo, no, non c'è più, ok. Ok, questo dovrebbe essere trasparente. Ecco, la cosa, ovviamente non si può, non abbiamo un controllo in loop, non possiamo mandare in loop questa GIF, possiamo solo copiarla, ok, per allungare il tempo, ok, dico, se vogliamo ovviamente allungare il tempo di questa GIF, dobbiamo solo andare a duplicarla, copiarla, quello che vogliamo, e andarla poi a spostare, ok, a seconda della durata che vogliamo fare durare appunto questa GIF. In effetti vedete che ovviamente, ok, è praticamente trasparente, quindi possiamo importare le GIF bene 1 a 0 per LumaFusion, anche se ovviamente ho letto su un post su Instagram che tante persone dicevano sì, belle le GIF, ma magari un speed ramping, una forma d'onda per ovviamente manovrare il rallentamento, la velocità di una clip sarebbe stata una cosa più bella, però accontentiamoci. Ok ragazzi, avete visto? Belle transizioni, complimenti, molto utile, poi si possono mischiare, si può ovviamente sperimentare, perché solo così si impara a utilizzare un'applicazione. Molto presto ci sarà un abbonamento, ve lo dico, ce n'è già uno, se volete ovviamente dare un contributo a Gennaro per continuare a stare su YouTube potete farlo, ma ce ne sarà un altro riservato a LumaFusion, dove incominceremo il corso da zero a pochi euro al mese, riservato solamente agli abbonati. Chi vuole imparare da zero LumaFusion si potrà iscrivere a questo abbonamento, ma questo da settembre, quando ritorneremo nello studio ovviamente di casa. A questo punto non mi resta che invitarvi nuovamente a condividere questo video con i vostri amici se vi è utile, e infine ovviamente iscrivetevi. 82% qui vedi? 82% vi vede? Non vi sente? Vi vedo, non vi iscrivete perché avete paura di spremere il pomello. Ragazzi, non vi costa nulla, vi disiscrivete quando volete, se questa faccia di gennaio, febbraio brutta non vi piace, quindi ve ne potete andare dove e quando volete. Detto questo, azionate anche la campanella, mi raccomando, e vi rimando al prossimo video. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!